Che brutti questi fiori. Ormai sono tutti rovinati. Sono da cambiare. Che faccio? Li butto? Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vediamo come dei vecchi fiori sintetici, sbiaditi e impolverati possono riprendere vita in una nuova decorazione. Per iniziare ci occorreranno gesso e acqua nella misura di 2 parti di gesso e una di acqua. E in seguito vedremo un esempio di come utilizzare questa decorazione. Allora, dopo aver lasciato asciugare per una notte intera i fiori intinti nel gesso, dobbiamo andare a rinforzarli con un po' di colla vinilica mischiata con un po' di acqua, perché altrimenti resterebbero troppo friabili e fragili. Dopodiché io li metterò ad asciugare su questo vassoietto di polistirolo in cui ho piantato degli stecchini per evitare che la colla possa ristagnare troppo sul fiore. Bene, una volta che anche la colla è asciugata bene e i nostri fiori sono diventati un po' più resistenti, possiamo procedere alla colorazione. La cosa migliore per dipingere questi fiori è usare una vernice a spruzzo, perché intanto sarà un lavoro molto più veloce e sarà anche più facile coprire tutte le parti. E adesso vediamo un esempio pratico di come utilizzare questa nuova decorazione. Io ho intenzione di decorare questa scatola di salviette, quindi cosa facciamo? Andiamo a rinforzare e nonché ad abbellire il contenitore usando il metodo del decoupage, quindi usando colla vinilica diluita con un po' di acqua, e distribuiremo il tutto sulla scatola applicando dei tovaglioli di carta. Quando l'applicazione dei tovaglioli sarà completamente asciutta, procediamo a dare una mano con della vernice all'acqua per decoupage per renderlo più lucido e più resistente. Anche questa, se non l'avete, potete sostituirla sempre con un po' di Vinaville allungato con un pochino di acqua.
Quando anche la vernice dei fiori sarà bella asciutta, possiamo procedere ad applicarli sulla scatola, tenendo conto che occorrerà una colla a presa potente per evitare che i fiori si stacchino in un secondo tempo. Nella scatola ho messo della carta di giornale per evitare che l'umidità della colla e il peso dei fiori possano deformarla. Applicherò anche queste decorazioni fatte con la paper clay, ossia con la cartapesta, che ho preparato precedentemente. Per conoscere la preparazione della paper clay vi lascerò il link al video al fondo di questo video. Ed ecco il nostro lavoro finito. Se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. In questo modo saprete sempre quando pubblicherò dei nuovi video. Grazie a tutti per la visione e ciao!